Milano, loro hanno messo in campo subito una marcatura uomo, forse è stata questa la difficoltà iniziale, quello che vi ha permesso di trovare pochi spazi, loro molto chiusi? Sì, buonasera a tutti. Credo che il primo tempo abbiamo avuto tante difficoltà in girare i palloni perché loro si hanno chiuso tanto dietro e abbiamo fatto correre il pallone troppo lento. Quindi il secondo tempo abbiamo cambiato un paio di cose, l'atteggiamento è stato lo stesso perché lo spirito è stato anche il primo tempo, però la circolazione del pallone è stata un po' veloce e lì hanno cambiato delle cose. Credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, ma il primo tempo potevamo fare meglio. Quanta della consapevolezza che avete maturato l'anno scorso c'è stata questa sera in questa partita? No, tanto, tanto. Credo che questa squadra ogni partita, ogni giorno che si allena sta migliorando su questo aspetto e dobbiamo continuare su questa strada perché è quello che ti porta a portare obiettivi a questo grande club. Abbiamo visto un bellissimo abbraccio con Arnautovic dopo il suo gol, ce lo racconti? Magari, non so, lui sente molto il vostro supporto, il supporto anche dei tifosi, è stato molto importante per lui segnare questa sera? Sì, 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 perché lui è un ragazzo che si allena al massimo, che ha fatto una grande carriera, che dimostra tantissimo e si meritava il gol questa sera perché è entrato della giusta maniera e niente, sono contento per lui. Grazie Lautaro. Partita complicata con un Atletico che ha iniziato forte, poi l'Inter è cresciuta, è diventata un po' più aggressiva. Ecco, vi chiedo che cosa è successo fra il primo e il secondo tempo, questa crescita. Sì, penso che ci siamo detti comunque di rimanere calmi, di avere pazienza, di giocare come sappiamo, che sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Abbiamo creato delle occasioni cioè comunque cioè avendo ordine dietro, senza concedere tanto a una squadra comunque forte che segna tanto, quindi forse potevamo fare più gol, ma comunque una buona vittoria. Loro erano molto fisici, ti chiedo dal punto di vista fisico e psicologico, è stata una delle partite più complicate della stagione da affrontare? Sì, sicuramente a questo punto di queste competizioni ci sono solo squadre forti, anche questa sapevamo che sarebbe stata tosta questa partita, che loro sono molto organizzati, difendono bene da squadra, quindi non è facile. Potevamo girare la palla un po' più veloce forse, ma come dicevo prima comunque è una buona vittoria. A inizio secondo tempo hai fatto un intervento che ha salvato un gol praticamente fatto. Quanto credi che questo tuo intervento abbia un po' cambiato in positivo la partita? Non so se ha cambiato la partita, ma comunque sì, è stato un intervento importante, ma cioè, non so cosa dire altro. Vabbè, prenditi il complimento e basta allora. Grazie, grazie. Ciao Carlos, prima di tutto ti chiedo come avevate preparato la partita e come avete cambiato approccio a gara in corso, perché abbiamo visto un Inter che è cresciuta costantemente. Abbiamo approcciato benissimo, abbiamo lavorato tanto durante la settimana, sappiamo che loro sono forti difensivamente, siamo entrati concentrati davanti al nostro tifosi e abbiamo fatto bene. Ora mancano i 90 minuti a Madrid e speriamo bene. Un'altra vittoria in questo 2024, anzi in questo 2024 l'Inter ha sempre vinto e arriva una vittoria forse in una delle partite più complicate della stagione finora. Possiamo dire ad oggi che questa Inter è veramente fra le squadre più forti d'Europa? Allora è bello giocare queste partite perché queste partite che mostrano la forza del gruppo. Stiamo facendo benissimo, però dobbiamo avere i piedi su terra perché la stagione ancora è lunga, dobbiamo fare bene tante partite, però siamo nel percorso giusto. Sono già 2 partite che fai veramente delle prestazioni di altissimo livello. Ti chiedo all'Inter quanto stai diventando un giocatore completo, quanto stai migliorando e crescendo. Allora, devo questo ai miei compagni, allo staff che mi aiutano tutti i giorni. Sono qua per aiutare i miei compagni perché il più importante è l'Inter vincere. Sono pronto a migliorare sempre, ce l'ho tanto da migliorare ancora e solo spero aiutare l'Inter a vincere.
Grazie Carlos. Grazie. Ciao Enric, nel primo tempo l'Atletico insomma, era molto chiuso e ha puntato tanto sulle ripartenze. È stato questo forse che avete sofferto un pochino di più rispetto al secondo tempo dove invece siete cresciuti tanto? Secondo me abbiamo giocato anche male noi il primo tempo, non siamo stati sereni, in senso tranquilli in testa, volevamo giocare il più veloce possibile, però all'intervallo abbiamo capito che c'è ancora tempo a giocare, dobbiamo sfruttare il momento, giocare il nostro gioco e quello che abbiamo riuscito a fare nel secondo tempo. Abbiamo creato tanto, potevamo segnare più di gol, però dobbiamo soddisfarci con 1-0. Questo dimostra la maturità dell'Inter, il fatto di saper leggere le partite, magari cambiare approccio in corso. Sì, ovviamente che anche giocando sta partita sapevamo che c'è un'altra partita a giocare tra 2 settimane e volevamo fare il nostro meglio oggi per segnare almeno 2 gol, però abbiamo segnato solo 1 e andremo a giocare un'altra partita difficilissima a Madrid che ci aspetta, perché sappiamo che è sempre duro a giocare lì, però saremo pronti secondo me. Ecco, forse ci si aspettava un Atletico un po' più aggressivo oggi. Vi aspettate questa aggressività fra 2 settimane, visto che loro partono con un gol sotto? Sì, certo, perché giocheranno a casa e con i suoi tifosi proveranno a fare il loro meglio, essere più aggressivi, più offensivi e dobbiamo sfruttare il momento di utilizzare gli spazi che saranno dietro e vediamo. Il mister ha detto che dovete rimanere sempre concentrati anche mentre dormite. Ecco, quanto avete dormito stanotte? Sì, siamo sempre concentrati quando dormiamo, quando facciamo tutto che dobbiamo fare durante la giornata. E quello che dice mister ha ragione sempre, però anche noi ogni tanto dobbiamo rilassarsi, non pensare troppo di calcio, perché sempre pensare non fa bene, dobbiamo spegnere il cervello e quando dormiamo magari dobbiamo essere concentrati. Adesso però questa sera un po' di meritato relax, eh? Sì, fino a domani, da domani dobbiamo pensare già a Lecce. Grazie mille.